Bentornati a tutti sul canale e oggi andiamo a fare una cosa che ho sempre voluto fare da tempo immemore veramente, ossia una tier list dei miei anni di allenamento, ok? Non sarà una tier list relativa alla progressione, diciamo, nel valutare la progressione che ho avuto nel corso degli anni, perché sennò l'ultimo anno dovrebbe essere in S e il primo anno dovrebbe essere in E, ok? Perché sono andato sempre migliorando nel corso degli anni e quindi non avrebbe senso farla in quel modo. Io voglio farla sotto il punto di vista delle vibes che mi hanno dato quegli anni, cioè di quanto l'anno è stato bello, appagante, soddisfacente, di valutare le differenze magari con l'anno prima. Insomma, voglio che affrontarle in questo modo, in termini proprio di vibes. C'è un sacco da dire, spero di non scordarmi nulla, quindi cercherò comunque di andare veloce, insomma, in modo tale da riuscire a fare tutti i vari anni. Specifico che il livello S sarà, diciamo, la categoria in cui ci saranno anni in cui sono successe una o più cose proprio importanti e che i vari anni saranno organizzati anche all'interno del livello di riferimento. Quindi diciamo che nella parte destra metterò gli anni che diciamo sono nella parte bassa di quella categoria, mentre nella parte sinistra quelli che sono anche nella parte proprio altissima di quella categoria, ok? E voglio iniziare questa tier list partendo anche dagli anni in cui non facevo calisthenics, e sono due semplicemente. Il primo anno è il 2008, anno in cui io ho iniziato ad allenarmi. E il 2008, io non voglio essere, diciamo, nostalgico con questa tier list, come detto, ma il 2008 è l'anno che mi ha reso quello che sono. E quindi il 2008, per quanto mi riguarda, va direttamente in S. Lo mettiamo nella parte bassa della S per appunto non essere troppo nostalgici, come ho detto, ma non può essere altrimenti. Allora, io ho iniziato ad allenarmi, se avete letto il mio libro lo sapete, in seguito ad una delusione amorosa e il giorno che ha fatto schioccare proprio la scintilla, l'ingranaggio decisivo è stato il 18 aprile 2008. Lì ho detto inizio ad allenarmi e io ero una persona sovrappeso completamente proprio avversa all'attività sportiva ehm, e da lì è cambiato tutto. Da lì, come dico, in quel momento è nato The One Who Is, che è il mio poi nickname insomma su YouTube, è diventato poi, ma è ciò che mi rappresenta. Molti mi chiedono ma cosa vuol dire The One Who Is? The One Who Is è la traslitterazione fonetica di The One Who Is, ossia colui che è. Ed è un soprannome nato con diciamo, i miei amici proprio in quell'anno, proprio in quei giorni fondamentalmente, poco dopo insomma. E io di quell'anno ricordo proprio il fatto che appunto iniziai ad andare a correre e facevo una fatica enorme, proprio mi mancava completamente il fiato e cose varie. Mi ricordo che avevo nelle orecchie sempre le musiche di Fast and Furious 2, non mi scorderò mai sta cosa. E mi allenavo a casa, avevo i pesetti da 1 chilo e 1 chilo che mi avevano regalato in passato. E ci facevo le serie con 2 kg di Carl, 70 ripetizioni, così. Provo a fare, diciamo, i primi piegamenti e cose varie. Vi dico, io sono l'unica persona a cui ho visto fare i curl con poi 4 kg per braccio, perché mi sono comprato quelli, e avere dei DOMS lancinanti. Io non ho più incontrato da quel giorno una persona che facesse fatica a fare i curl con 4 kg. E considerando che poi i bicipiti sono pure il mio gruppo muscolare più forte, quindi per farvi capire il livello di allenamento. Ma allo stesso tempo devo dire che la mia progressione era veloce comunque e si vedeva che la mia mentalità era completamente cambiata e appena mi sono messo in testa di fare le cose in modo come bisognava farle, cioè nel senso dire qua bisogna allenarci, cioè non si può stare in questa condizione fisica penosa e poi da là non mi sono più fermato e quindi ragazzi può solo che essere S, l'anno che mi ha cambiato la vita non può che essere S. Il prossimo anno è il 2009 dato che appunto ho premiato il 2008 in quel modo, voglio essere più ehm, diciamo imparziale, però vabbè, mettiamolo nella categoria D. Per quale motivo il 2009 va nella categoria D?
Perché è un anno di cui sinceramente non ricordo molto, ricordo solo che mi godevo fondamentalmente un nuovo me, nel senso che il mio fisico era completamente cambiato e mi ricordo questa cosa che facevamo il test della corsa a scuola, perché andavo ancora al liceo, e l'anno prima arrivavo ultimo sempre, l'ultimo della classe, e la professoressa doveva aspettare me che finissi i giri e invece nel 2009 arrivavo prima. Cioè, solo un anno di differenza era cambiato completamente, nel senso, anche i compagni di classe mi trattavano in un altro modo, cioè, ero diventato proprio la persona che si allena fondamentalmente della classe, quello, tra virgolette, fissato con l'allenamento. E c'erano proprio delle vibes oggettivamente di, sì, di divertimento. Cioè, ti cambia completamente la vita passare da come ero l'anno prima, cioè completamente fuori allenamento, ad essere come ero nel 2009. Però appunto oggettivamente, a parte questi 2 anni, questa è una classifica che dà molta importanza al calisthenics, ovviamente. Quindi, qui sì, che bello, mi divertivo, ma facevo così, mi allenavo, ma niente di importante. Quindi, secondo me, è giusto non esagerare con la bontà come è stato per il 2008. L'anno successivo è il 2010 in cui io scoprì il calisthenics. Perché cosa è successo? Io nel 2009, diciamo tra fine 2008 e 2009, estate 2009, e mi allenavo, ero andato a iscrivermi anche in palestra, mi allenavo in palestra, poi ho continuato ad allenarmi a casa e nel corso, diciamo, dei mesi ho cercato sempre più esercizi fondamentalmente su YouTube da poter appunto replicare per allenarmi. E, come detto innumerevoli volte, nel 2010, estate 2010, forse tarda primavera 2010, scoprì un video, il famosissimo video di Hannibal for King, e lì rimasi completamente stregato, spiazzato dal vedere che esistesse la possibilità semplicemente di andare sopra la sbarra, cosa a cui non avevo mai pensato, cioè l'esatto opposto di oggi, cioè prima ero completamente proprio impostato, non esisteva niente per me sopra la sbarra, c'era il soffitto immaginario, e il front lever io che facevo comunque già la L, perché facevo un sacco, nei piegamenti ero molto forte già, cioè nel senso, io prima di iniziare calisthenics mi ricordo che facevo i piegamenti diciamo a mezza escursione a 90 gradi, più di 100 ripetizioni anche già. E mi ricordo, non ho dubbi di questa cosa, perché mi ricordo anche che li facevo prima di andare a dormire, cioè proprio era una cosa normalissima per me, perché già facevo quelli a una mano, facevo già i dip. La L la facevo, ma quando ho visto il frontale ho detto ma è impossibile portare il bacino in quella posizione, quindi già avevo capito la difficoltà diciamo della cosa. E l'11 luglio 2010 feci il mio primo allenamento di calisthenics con un mio amico e fu una cosa disastrosa, ma da lì iniziamo piano piano il weekend ad allenarci con altri amici e durante la settimana ancora mi allenavo coi pesi perché si diceva che non si potevano lasciare i pesi perché che fai da allenare a corpo libero, ma lo sanno tutti che il corpo libero è una disciplina che non porta a nessun risultato, no? Ovviamente, quindi mi allenavo ancora coi pesi, però piano piano il nostro gruppo ha iniziato a crescere, il sabato era il giorno più bello della settimana, ci divertivamo e è iniziato da lì quel percorso eh, di scoperta sia degli esercizi, su questo ci torno tra poco, ma anche proprio delle persone, cioè sembrava veramente Dragon Ball, nel senso, oh ma lo sai che sto sabato si viene a allenare l'amico mio, quello là si dice che c'ha i piegamenti in verticale, no, c'ha i piegamenti in verticale, sì, e poi amico di uno che questo dicono che fa la bandiera, no, ma che stai a cioè, proprio gli incontri leggendari al parco, ed era fantastico. La sbarra però mi arrivò a fine dicembre a casa in realtà, quindi mi sono continuato ad allenare fondamentalmente solo il weekend con gli altri. Cosa c'è da dire? Che appunto ho dato come S al 2008 perché è l'inizio totale. Il 2010 ovviamente è un anno fondamentale per me, ma come detto voglio mantenermi più imparziale. C'è da dire che a livello di calisthenics nel 2010 comunque c'era poca roba, nel senso mi ricordo che conclusi che avevo il back lever a una gamba, facevo fatica comunque a fare le trazioni al petto, fondamentalmente non c'era niente di importante nel 2010, era comunque sempre un allenamento a corpo libero molto blando. Quindi, se dobbiamo soppesare il tutto, nonostante l'importanza incredibile che ha avuto il 2010, ma questa cosa l'ho già data dal 2008, io metterei il 2010 in C, ok?
Cosa ben diversa il 2011. Il 2011 secondo me va proprio in cima alla. Per quale motivo il 2011 sta così in alto? Perché ragazzi, in un anno praticamente io riuscii a imparare il mondo. Nel senso che ovviamente essendo agli inizi si imparano molte cose, ma ripeto, dovete vederla sempre dal punto di una persona che sta, diciamo, scoprendo le sue qualità, capacità, venendo da un passato in cui era completamente fuori allenamento. E quindi io sono passato da qui, che ero fine anno, una persona, un ragazzetto allenato, ben allenato, a qui, in cui io sapevo che qualsiasi persona incontravo per strada era sicuramente più debole di me. Perché qua io ho imparato comunque il muscle up, il back lever, il front lever, la bandiera, il 90 degree push up, il tiger band push up, ehm, un'infinità di cose, tutte in un anno. Ora, ovviamente il livello di adesso del calisthenics, anche con la diffusione dei social, distorce un po' la cosa e magari ci sono anche persone che progrediscono più velocemente perché è tutto più accelerato e cose varie. Ma oggettivamente, per quei tempi, ma anche in generale in realtà, e questa è una progressione molto veloce, cioè magari alcune cose, la straight planche pure avevo imparato, ehm, so tante cose più che altro, cioè nel senso è un repertorio già per quello che è quel livello molto ampio, ok? E ovvio che magari, ripeto, prendi il front lever che io comunque lo imparai ad agosto 2011 mi pare, magari c'è chi adesso, no vabbè ma le trazioni sono più mainstream quindi in poco tempo lo imparo, però ripeto, il me di qua sapeva già fare comunque un sacco di cose ed era diversa proprio la portata delle cose, capito? Cioè incontrare nella popolazione mondiale comunque una persona che sapesse fare questo era praticamente impossibile, ok? Nel senso che voi dovete sempre ricordarvi che le persone che si allenano in generale sono una fetta della popolazione mondiale. Le persone forti che si allenano sono una fetta ancora più piccola. Le persone che sanno fare determinate cose sono ancora più piccole. Quindi coi social sembra che adesso tutti sappiano fare tutto, ma ovviamente sono sempre percentuali piccole e soprattutto qui il calisthenics non era ancora diffuso, quindi non c'erano in giro persone che sapessero fare queste cose. Quindi questa cosa cambia completamente la mia visione. Io mi ricordo che andavo alle lezioni per la patente e non so per quale motivo, ho questo aneddoto che mi è rimasto qua. Era il periodo che avevo appena imparato il back lever e mi ricordo che mentre camminavo verso la patente mi immaginavo un grafico di una mappa mondiale con tutti i puntini rossi dove c'era una persona che sapeva fare il back lever e questo zoom su casa mia che zoomava e poi c'ero io. Non mi chiedete perché avevo questa cosa solo quando uscivo per andare a patente. Ma questa è la visione che avevo, capito? Che dico, Madonna, cioè, so fare sta cosa e la sa fare solo qualcun altro là e là, cioè, è incredibile. Quindi una versione completamente diversa della, ma anche proprio di me stesso, a livello di consapevolezza, di autostima, completamente diversa. Quindi va assolutamente in A. Ma sapete chi va ancora più su in S? Ebbene sì, ragazzi. Il 2012 è nettamente un anno da S. Per quale motivo? Allora, eh, il 2012 mi comunica una forte identità di gruppo. Io ai primi tempi avevo un gruppo, comunque come ho detto, di calisthenics con alcuni amici, The PNGW Crew, ci sono ancora i video sul canale, li potete vedere benissimo, e noi siamo sempre stati molto affiatati, ok? Qua si aggiungevano persone, ma si aggiungevano persone che poi sparivano subito, ma iniziavano a fissarsi, diciamo, i principali membri. Qui ancora di più. Qui è stato proprio, diciamo, l'inizio di qualcosa, insomma, di fantastico, perché abbiamo iniziato ad allenarci innanzitutto in una palestra che ci ha messo a disposizione delle strutture per calisthenics, cosa che qui non c'era. Qui ci allenavamo nei parchi, quando scopривamo un parco nuovo andavamo lì, quindi dove capitava, o ci allenavamo nelle rispettive case durante la settimana, facendo calisthenics in questo caso, non come nel 2010 in cui facevo esercizi coi pesi. Qui invece abbiamo iniziato ad allenarci tutte le volte assieme, come gruppo, in una palestra, con le attrezzature adatte, quindi cioè, è partita ragazzi, è partita la questione seria. E, ma
sono successe due cose quell'anno, per quello vi dico, nella S ci sono delle cose in cui, delle tiere in cui sono successi gli eventi importanti. È uscito il nostro showreel Supernova's Rise e io vi consiglio di vederlo anche adesso, che sono passati 13 anni. Perché Supernova's Rise per i tempi era qualcosa di incredibile, nel senso che io ricordo ci scrissero persone da tutto il mondo, cambiava completamente la visione proprio di calisthenics, di completezza. Era un video proprio che spiccava, era un videone, come terminologia che tornerà nel 2018, diciamo, ehm, di skill fatte da tre ragazzi, perché eravamo in tre più un membro francese che ci mandò una clip. Ed era un video incredibile, cioè proprio mi ricordo tutti gli allenamenti per cercare di fare quella cosa, per mettere nel video e così. Ma successe un'altra cosa ad agosto. Ad agosto partecipai alla mia prima competizione di calisthenics, ossia, come si inizia generalmente dalle competizioni, con qualcosa di graduale? No, il mondiale di calisthenics, proprio catapultato insieme appunto al mio compagno di squadra in questa realtà. Allora, considera che a me è arrivato, era la seconda edizione del mondiale, a me è arrivato l'invito anche nel 2011 su YouTube, ma io pensavo fosse un scam e quindi non risposi. Poi mi accorsi che il mondiale era stato fatto veramente, ho detto no, vabbè, prossimo anno vorrei cercare di andare, mi arrivò di nuovo l'invito e arrivò appunto anche al mio compagno di squadra e andammo insieme a Riga in Lettonia per partecipare al mondiale. Allora vi dico, ve la dico prima questa cosa, a livello di piazzamento non andò chissà che bene, nel senso mi ricordo che c'era un metodo di giudizio particolare, nel senso oltre una certa soglia di punteggio mi pare si accedeva alla graduatoria, sotto una certa non si accedeva, quindi non si prendevano punti, era una cosa complicata, quindi noi comunque arrivammo diciamo a metà classifica, mi pare una cosa del genere, niente di che. Vedendola col senno di poi dico ma forse meritavamo un po' di più, ma comunque i più forti oggettivamente erano altri, vinse Evgeny Kocherga, che io mi ricordo che il nome non sapevo, vedevo solo i video di questa persona che faceva delle trazioni a mano allucinanti da casa con il cappello da marinaio e io dicevo sempre tanto vince il marinaio e infatti vinse il marinaio, vittoria meritatissima, quindi niente da dire. Cos'è però la cosa importante da dire sul mondiale del 2012? Mi viene da ridere ragazzi perché il mondiale del 2012 è stata la vacanza più bella della mia vita. Voi immaginatevi di vedere questi atleti solo in video e quando vedi qualcuno solo su video sembra che quella persona non esista realmente. E io mi ricordo che noi arrivammo con l'aereo tardi comunque e gli dissi al mio amico "Ah, chissà chi è già arrivato, chissà se incontriamo qualcuno. Entriamo in sala, diciamo dove si cenava, apriamo la porta e ci ritroviamo tutti i nostri idoli, tutti insieme davanti agli occhi. Cioè io non me la scorderò mai quella sensazione, mi è proprio da ridere, guardate. E incredibile, incredibile. La sera ci portarono in una discoteca che aveva la sbarra per fare l'esibizione in discoteca. Il giorno dopo andavamo in giro, tutte le persone che facevano le planche, cose a caso, in giro ovunque, le strutture in spiaggia. Ragazzi, una cosa, cioè, per una persona che amava come me il calisthenics, che era iper in fissa come sono adesso, ma lì c'era ancora più la cosa della novità, della scoperta. Io mi ricordo che io mi guardavo i video su YouTube di gente sconosciuta per capire quali movimenti esistessero, cosa si potesse fare. Guardavo, leggevo convict conditioning, overcoming gravity, tutto leggevo, dovevo sapere, quindi è stato un sogno e io mi ricordo che io ho passato tutto l'anno, dal agosto 2012 al 2013, ad aspettare il momento in cui sarei tornato là. Cioè, è stata una cosa... Io poi non amo viaggiare, soprattutto adesso, anche in passato, non è che fossi magari perché mi danno fastidio le cose, devi prendere l'aereo, devi scendere, devi fare tutti sti giri, a me non mi piace, non mi piace. Un motivo per cui non mi sposto anche molto è questo, non ve lo nascondo. Ma lì fu una cosa incredibile, ragazzi. Cioè, il viaggio più bello della mia vita, non me lo scorderò mai. E 2012 S assoluta. Il 2013 invece lo vado a mettere nella parte alta della C. Per quale motivo lo vado a mettere
così in basso, o comunque più in basso, anche perché ricordo, ragazzi, alla fine tutti gli anni, se escludiamo, ma anche questi sono tutti anni positivi, ok? È solo una differenziazione tra i vari gradi di positività. Allora, il 2013 va qua perché continuo col discorso di Riga. Noi tornammo l'anno dopo lì, ma sapete quando fate una cosa magari la seconda volta e la seconda volta è identica alla prima, perde di quella magia? Ecco, fu così perché la seconda edizione facevamo gli stessi giri, le stesse cose. Sapeva troppo di già visto, cioè, non so, fece un effetto strano sotto quel punto di vista. Come dire, ma io questa cosa già l'ho vissuta e non c'è più la novità dell'altro anno. E la gara andò meglio, però vi dico, mi ricordo che quell'anno mh, non fummo contenti affatto. Mi ricordo che fece anche un video riguardo delle decisioni arbitrali. E perché ricordo che arrivai decimo, ma a nostro modo, mio e anche appunto del mio compagno di squadra che mi aveva accompagnato anche quest'anno, probabilmente dal nostro punto di vista la posizione terzo posto sarebbe stato forse più corretto, però vabbè. Questo fu il motivo che mi spinse a dire no, non voglio più, io la prendo comunque seriamente la competizione, forse non fa per me, insomma, quindi non fa per me nel senso che non mi ritrovo in questo modo di giudizio e smetto di gareggiare, diciamo, all'estero, insomma, perché all'estero alla fine c'erano quelle gare, insomma, uno faceva, non è che andava a fare il campionato nazionale di altre nazioni, faceva il mondiale, quindi ho detto non fa per me, insomma, questo metodo di giudizio, senza nulla togliere a chi invece comunque si è trovato bene, all'organizzazione che è stata comunque sempre fantastica, veramente, vi ripeto, ci ha fatto vivere un'esperienza per me incredibile, quindi comunque il mio, cioè, non ho nulla da recriminare a quegli anni, insomma, però appunto dissi basta, ecco. E questo fu anche l'anno in cui organizzammo il primo meeting italiano a Roma. Ragazzi, stupendo, stupendo. Cioè, proprio si vede la crescita dello sport e cose varie. E forse infatti il 2013 anche. Vabbè, sì, scusate, il grado C forse è anche un po' bassino, però vabbè, parte proprio altissima della C. Cos'è che non mi piacque tantissimo di quell'anno? Non lo so, ci sono delle vibes strane. Cosa intendo per strane? Allora, noi eravamo un team sempre forte, molto forte, sempre ben legato, ma iniziarono a uscire un sacco di video dall'Est Europa in cui il livello si era alzato di tanto, di tanto. E movimenti anche, approcci, diciamo, ai movimenti diversi, non lo so. C'era una sensazione di carte che si rimescolavano, però io alcuni anni li associo, non so perché, a una stagione o a una sensazione, ok? Molti anni li associo all'estate. Quell'anno io lo associo all'inverno, non so perché, alla parte tarda del 2013, a questa sensazione un po', non lo so, malinconica. C'era qualcosa di quell'anno che mi dava quella sensazione di, non lo so, di periodo di mezzo tra una cosa e l'altra. Quindi questo è il motivo fondamentalmente di, non lo so, un qualcosa di strano. E per questo strano lo mettiamo in C. Nel 2014, appunto, vari esercizi vengono sempre migliorati e cose varie, ma succede una cosa. Innanzitutto lo andiamo a mettere nella parte alta della Bibbia. In realtà nel 2014 succede una cosa molto negativa, molto molto negativa, ma non so perché questa cosa non mi fa cambiare il giudizio dell'anno, sinceramente. È strana sta cosa, perché il 2014 è stato l'anno in cui ho ricevuto più hating ingiustificato della mia esistenza. Non lo so, successe una cosa che portò ad una catena di eventi che portarono a semplicemente odiarmi proprio, senza motivo, ma proprio odiarmi, cioè body shaming, insulti, cioè cose proprio pesanti, raga, pesanti, molto pesanti. Quindi mi fecero vivere quell'anno male, nel senso che ti ritrovi catapultato in una cosa soffocante, che fondamentalmente dici, ma io non ho fatto nulla di male per meritarmi sta cosa, quindi stavo male io. Ricordo per dire stava male, per dire stava male anche la mia ragazza dell'epoca, comunque non era una cosa bella, è una cosa molto pesante.
Però sarà che adesso, diciamo, è una cosa passata e cose varie. Non che adesso non riceva Heading, perché comunque l'Heading lo ricevo, ma era diverso. Lì era proprio una cosa, poi ero più piccolo, era diverso. È la prima volta, poi non ero in grado di fronteggiare come adesso, magari una cosa del genere. Ma comunque, per dire, in questo caso io mi ricordo estate, mi ricordo. Estate ma ancora di più primavera, mo torniamo perché dico primavera. Innanzitutto, poi iniziò dove andavamo al mare, diciamo noi abitualmente, non mi ricordo se mi pare già nel 2013, però vabbè, iniziò a comparire la prima strutturina di calisthenics, solo delle parallele, però quindi l'allenamento al mare diventò, ah no, qui comparisi proprio sulle parallele, e qui invece la struttura con la sbarra e con le sbarre e cose varie, quindi da qui gli allenamenti al mare diventarono una costante, insomma. Perché primavera? Perché qui uscì un altro mio showreel importante, ossia Insane Spring. Perché io quella primavera migliorai tantissimo. Cosa che iniziò sempre di più a rafforzare la mia testa il fatto che aprile, anche qui inizia ad aprile, ricordiamoci, è sempre il mese dell'esplosione. Ed è vero, perché io odio il freddo. Generalmente aprile è il mese in cui inizia a fare caldo, c'è le giornate più belle, giornate più lunghe. E quindi è vero, io a aprile generalmente ho sempre un'esplosione, ma quell'anno anche perché cosa successe? Da proprio fine 2010, ma qui fu il fulcro, io creai il metodo a tempo e questo cambiò tantissimo, tantissimo gli allenamenti, cioè diede proprio un'altra spinta al tutto. Non ho diciamo molto altro da dire, non mi vengono in mente cose particolari, quindi 2014 lo mettiamo in B. Ma come non ho altro da dire, vedi che mi scordo le cose. Nel fine 2014 vinsi il trofeo Barningate, vinsi la mia prima competizione, come faccio a dire che non ho niente da dire? Vabbè. Nel 2014 ci fu anche il primo campionato nazionale dove io però feci da giudice perché io quando le cose sono nuove inizialmente non dico ma che è sta cosa, boh magari, boh vabbè faccio da giudice anziché gareggiare, no. Poi a settembre ci fu il primo in tutto questo continuavano a esserci meeting e adesso ogni anno c'era il meeting e cose va a settembre a Cervia dove c'era stato un meeting anche nel 2013 ci fu il primo trofeo Barningate, la prima competizione con gli scontri anche uno contro uno così stupenda e quella la vinsi, scoppiai anche a piangere perché appunto sempre con questo clima di rating, dimostrare di vincere contro degli atleti forti, insomma, vabbè, questa cosa era importante, ve l'ho detto alcune cose me le potrei scordare, quindi è successo nel 2014. Mi ricordo molto bene invece quello che è successo nel 2015, perché nel 2015 io diventai campione nazionale per la prima volta, che poi in realtà ragazzi anche questo è un torneo, il torneo Barninghet internazionale adesso, anche all'epoca fondamentalmente lo era, ma essendo la prima edizione c'erano solo italiani, quindi in realtà era come se fosse già un campionato italiano in realtà, ok, però al 2015 ci arrivai proprio con una grande fiamma, nel senso che questi attacchi che ricevevo comunque continuavano. Io mi ricordo come scrissi nel libro che correvo e mi allenavo e correvo, proprio perché lì iniziai ad allenarmi, se non sbaglio, tutti i giorni, cosa che non facevo prima, facendo un giorno più cardio probabilmente e un giorno allenandomi e persi anche del peso, quindi dimagrì per avere una forza massima e io comunque, cioè la vittoria lì fu proprio un'ulteriore vittoria, che bello, e cose varie, cioè ero proprio al settimo cielo e era proprio il premio di tutti quegli sforzi fondamentalmente. E, mentre verso fine anno ebbi un infortunio al brachio radiale fondamentalmente, un po' alla spalla così. E quel periodo non so perché pensai che avessi finito, cioè fu l'unica volta nella mia carriera in cui ho detto forse ho finito la mia carriera, non so, basta così, non basta così che volessi fermarmi, basta così nel senso che adesso sarei andato calando, cioè avevo questa sensazione, non so per quale motivo. Anche qui gli allenamenti estivi, la struttura era stata migliorata, spostata, cioè grandissimi allenamenti estivi. E a fine 2015, col fatto che avevo vinto già 2 volte di seguito, sta cosa l'ho detta già in altri video, boh, mi sentivo un po' pagato, quindi ci fu il torneo
sempre Barning, e lo vinse Andrea La Rosa. Fu la prima volta che Andrea vinse, questa cosa ci tornerà più di rilievo più avanti. E quindi 2015 A. Il 2016 invece lo andiamo a rimettere in B, perché il 2016, un po' come fu per il 2013, ha delle vibes imperfette. Io lo associo tantissimo ad un anno estivo questo, più degli altri due, perché qui proprio c'erano sempre più persone al mare, ci divertivamo un sacco di elementi agli anelli, alle navi, ma c'aveva quel senso di però manca qualcosa. E soprattutto fu un anno di delusioni, perché io poi persi il campionato nazionale quell'anno sempre contro Andrea, e il torneo Barniget, questa volta proprio internazionale, di settembre, riuscì un'altra volta, io ottavi sempre con Andrea Rosa. E il fatto è che mentre qui io la seconda gara la persi, ma vi dico con la testa, l'ho già detto pure nel video quando ho trattato tutte le varie gare, quello lì, la giornata perfetta, andatevela a vedere quel video, c'è la narrazione stupenda, e era come se non lo volessi. Invece qui per il campionato nazionale io mi ero preparato bene, mi sentivo fortissimo, ero migliorato un sacco di esercizi, invece Andrea mi polverizzò proprio, e quindi insomma ci rimasi male. Poi a settembre, mi ripreparai per settembre, quando persi un'altra volta lì ho detto basta, sta cosa deve cambiare, il prossimo anno devo assolutamente vincere e mi devo inventare qualcosa, e questo fu il motivo per cui cercando di migliorare durante gli allenamenti improvvisamente mi imbatté nell'idea di usare il metodo Loop e Zavorra, perché volevo a tutti i costi migliorare, è nato così, ma non potevo aggiungere altri chili sulle cavigliere, quindi ho detto vabbè, me li aggiungo, ma mi metto una loop perché almeno mi abituo, così. Insomma, anche questa cosa le ho spiegate già mille volte, ragazzi, vado veloce. E quindi fu comunque un anno importante poi per il 2017, però fu pieno di delusioni e di queste vibes un po', non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. 2017, ragazzi, c'è bisogno di parlarne? Dai. 2017, ragazzi, va in S assolutamente. Perché il 2017 c'è stata altro che vibes imperfette. Il 2017 c'ha delle vibes incredibili, cioè c'è stata una progressione di qualità, di forza, grazie appunto al metodo Luppe e Zavorra, allucinante, allucinante, che mi ha portato a vincere di nuovo il campionato nazionale sempre contro Andrea La Rosa, perché ci scontravamo tanto sempre in lui. E ho fatto il set zavorato, il primo set interamente zavorato di sempre, non si è mai visto, quello con 10 kg. E comunque sempre le stesse cose, cioè non mi voglio ripetere, sempre il gruppo comunque che cresceva. Poi non vi ho detto, in questi vari anni poi ho iniziato ad insegnare calisthenics, e qui c'era un gruppo comunque molto ampio, affiatato. Ragazzi, cioè il recap anche di quello è stato il primo anno per cui ho fatto il recap, perché è stato incredibile veramente. Ne ho parlato tante volte, tanti movimenti. Ragazzi, ma che vi devo dire sul 2017? Dai, lo sapete. L'anno che ha creato la spaccatura delle gare di calisthenics italiane. Cioè, 2017, ragazzi, è proprio un punto chiave. Arrivo poi al 2018, e il 2018 è stato l'anno in cui è uscito un video molto importante che io avevo nella mia testa da molto tempo. Il 2018 lo mettiamo in A. Il video a cui mi riferisco è Beyond Strength. Io avevo in mente da anni di fare uno showreel in cui ogni elemento, diciamo, ogni campo della forza fosse spinto al massimo. Ma anno dopo anno magari rinviavo, miglioramenti magari erano asimmetrici, mi concentravo più su una cosa, non arrivava mai quel momento. Invece dopo il Loop e Zavorra questa cosa successe. Ma Beyond Strength è un altro video che cambia di molto le carte in tavola, perché si vede sia un calisthenics zavorrato come non si è mai visto, ma tantissimi, tantissimi esercizi nuovi. Ed è un video che comunica, secondo me, un fomento, veramente un'energia pazzesca, tant'è che a breve ho fatto, diciamo, scusate, a breve, poche settimane fa su Instagram ho fatto, e ve lo dico anche in questo video, se non mi seguite su Instagram fatelo, perché lì condivido molte più cose, un sondaggio per chiedervi qual è il mio video principale che preferite, e diciamo che è stato quasi un pari merito da Beyond Strength e un altro che vedremo dopo,
mi pare appunto abbia vinto di poco Beyond Strength e lo capisco. Beyond Strength è il mio video, diciamo, se vogliamo dirlo, ok? Da lì veramente è uscito di tutto, andatevelo a vedere senza che vi dico cosa c'è. E mi ricordo poi nel 2018 sono andato a fare anche un workshop in Polonia, quindi è stata una bella esperienza fare un workshop all'estero. Ma appunto, a parte il videone, non mi viene in mente niente di risalto specifico del 2018. A far seguito sulla una linea d'onda simile al 2018 ci abbiamo il 2019. 2019 che fu l'anno in cui nel libro mi riferisco al periodo in cui ebbi il ciclo di distruzione e rinascita. Qui mi faccio un'altra marchetta. Ragazzi, se non lo sapete, io anni fa ho scritto un libro, diciamo, psicologico introspettivo, una biografia, non so neanche come definirlo perché tratta tanti aspetti diversi. Diciamo, è legato fondamentalmente, il tema principale è il rapporto tra i limiti della mente e del corpo e cose varie. E mi riferisco, parlo di un periodo, diciamo, di cambiamenti introspettivi che mi hanno fatto capire alcune cose a livello mentale, ed è nel 2019, periodo da cui poi è nato proprio in quell'anno il metodo del moltiplicatore. E quindi è un anno molto importante di grandi cambiamenti, ed è uscito anche un altro showreel che è Reset the World, che probabilmente è passato più inosservato rispetto a Beyond Strength, perché è molto impostato più su una cosa di progressione, cioè magari gli stessi elementi tornano più volte durante il video per far vedere cosa è successo nel corso dei mesi, ma anche qui insomma la situazione, gli esercizi iniziano a diventare sempre più complicati, particolari, si sfondano continuamente muri, però appunto la cosa, diciamo, oltre a quello, la cosa del moltiplicatore è proprio il cambiamento mentale, la cosa che mi resta più impressa del 2019, che però appunto rispetto al 2018 ha delle vibes un po' più cupe, possiamo dire, cioè non così tanto energiche come quell'esplosione di quel video, ok? Un po' più proprio di trasformazione psicologica, diciamo, mettiamola così, di capire che i limiti a volte sono anche in cose che non consideriamo e che si può migliorare anche in tutti gli ambiti, non solo in allenamento. 2020, l'anno della quarantena. Ma nonostante la quarantena, qui facciamo uno spazietto e credo ci mettiamo un'altra cosa, io il 2020 lo metto nella parte finale della C. Perché grazie alla quarantena, in cui sono tornato ad allenarmi nella mia cantina di casa, io ho realizzato una marea di esercizi che prima erano proprio fuori dalla mia portata. Cioè, anche su questo c'è un video, My Training in Quarantine, vedetevi pure quello, vedete tutto, raga, tutto lo vedete. E... e quindi in realtà quel periodo lì della prima quarantena, perché poi noi insomma, abbiamo avuta un'altra in Italia, sempre fine, la prima è stata a marzo 2020 fino a tutto maggio, no, o inizio giugno, e l'altra è stata da ottobre in poi. E io comunque in quarantena, nella prima quarantena, riuscii a completare un sacco di cose. Però capite bene che insomma, abituato ad allenarsi con un gruppo super affiatato, questa cosa ha spezzato un po' le gambe a tutti, voglio dire, cioè devi cambiare tutto, insomma, nella tua routine, e cose varie, più il periodo ovviamente non piacevole. E questa cosa poi si ripresentò verso la fine dell'anno, in cui un'altra volta la stessa cosa, e fu il periodo in cui, tra l'altro, io iniziai poi ad allenarmi a casa di un mio amico che mi ospitò perché appunto le palestre non erano agibili, ma anche perché andai via insomma dal posto in cui stavo in quel periodo, e quindi poi vedremo che iniziai ad allenarmi da appunto per tutto il 2021, come vediamo adesso, a casa di un mio amico. Il 2021, ragazzi, è il primo anno a finire qui. Perché io del 2021 non mi ricordo niente. Se voi... Allora, io su Instagram, per dare una presentazione di me, diciamo, di quello che è il me atleta, più
concisa e completa possibile allo stesso tempo, io dopo un po' archivio, diciamo, video che magari sono stati rimpiazzati da altre cose fatte dopo e cose varie. E del 2021 ci sono pochissimi video, ma pochissimi, non sono neanche così degni di nota. Proprio perché quel periodo, col fatto che durò insomma il periodo della quarantena e cose varie, che io appunto ero andato via dalla palestra, e io continuai ad allenarmi a casa appunto di questo mio amico, che avete visto anche in tanti video, a cui appunto ringrazio per avermi... lo ringrazio per esserci divertiti così tanto in quel periodo, perché oggettivamente le risate che ci siamo fatti in quel periodo, però capite che allenarsi in giardino all'aperto, quando piove, diluvia, tiravento, e poi tornare quando è magari in cantina da solo, è diverso da allenarsi con un gruppo al chiuso e cose varie. E la cosa positiva che è uscita da quest'anno, in cui ripeto, io anche qua sono migliorato, però capite ragazzi che il clima è completamente diverso. La cosa positiva qui è nata la serie di video Sunday is the Strongest After All, e quel periodo proprio per anche sopperire alla mancanza di attrezzature, cose varie. Io mi sono allenato un sacco con i pesi, con i kettlebell, quando mi sono preso i kettlebell giganti, era comunque questo periodo qua. E anzi, forse le performance più degne di nota che ho fatto quel periodo sono proprio con i pesi, perché a corpo libero, non lo so, vedremo anche dopo, mi sentivo un po' impacciato quel periodo, avevo un po' di dolori. Abbiamo fatto anche il full day, no scusate, il full day of CIED nel 2021, l'allenamento di 12 ore con altri miei amici. E quindi comunque ne sono successi di cose divertenti, però io avevo fatto soprattutto un post in cui definivo quell'anno che come un purgatorio, perché era un limbo infinito, dato che io comunque stavo anche cercando un posto per, dato che avevo l'idea di aprire un posto, una palestra, insomma, e stavo cercando un posto, ma questo posto non si trovava. E quindi è una ricerca continua, delusioni e cose varie. Io, la cosa del sogno della palestra, comunque, ce l'abbiamo tutti nel, magari chi inizia a fare calisthenics nel retrocranio. Questo periodo, con tutte le cose che erano successe, era diventato un ok, adesso è il momento di farlo, però non c'era modo, e quindi io scrissi anche appunto, un post dicendo dentro di me c'è una bomba, perché sentivo che io volevo esplodere ma non potevo, perché ero bloccato da tutte le parti praticamente. E quindi il 2021 va là. Ma dopo gli abissi si risale. E quanto si risale? Si risale al miglior anno in assoluto da quando mi alleno. Ragazzi, il 2022 è l'anno veramente che non può che stare là. Perché nel 2002 di cose importanti ne sono successe a palate. La palestra l'ho aperta. Il mio fisico è cambiato completamente, perché appunto io qui mi sentivo appesantito, e all'inizio di questo ho detto basta, mi voglio alleggerire, perché sennò le cose che ho in mente di fare non riesco a farle. E sono arrivato a perdere 15, no, 16 kg quell'anno, da 67 sono arrivato fino a 51,5 come minimo. E adesso sono un pochetto più su, sono sui 60 adesso, una via di mezzo. Però lì il mio fisico mi ha mostrato cose che io non ho mai visto, è cambiato completamente, mi scrivono i nutrizionisti per chiedermi ma com'è possibile? Quindi oltre alla performance fisica si era associata pure questa cosa alimentare, che io non avevo mai, comunque non ero mai stato a dieta così, avevo fatto proprio brevi periodi, ma diete fatte da me, e anche quella era fatta da me, ma lì proprio diventò una performance stessa il fatto di perdere tutto quel peso senza perdere forza, e mi insegnò tutte strategie comunque alimentari che io uso tuttora, mi sono utili tuttora, quindi è stato un anno che mi ha cambiato, ma anche perché quell'anno sono riuscito a fare le cose che io veramente dicevo, qua avevo detto, ma come faccio a impararle? Le feste a un braccio è nato lì, il muscle up erano lento è nato lì, e cioè lo step up netto, tutto improvviso di colpo è successo là. E è uscito l'altro showreel importante che tutti dicono se la giocano con Beyond Strength, che è Awakened Dew, Cosmic Fear Mode, è uscito lì, che veramente quando l'hanno visto in molti mi hanno detto ma è incommentabile una cosa del genere, tutti questi esercizi, questo grado di difficoltà, di esecuzione, di controllo. Ragazzi, cioè è proprio un anno in cui è successo di tutto, anche
sul finale dell'anno, cioè veramente è stata una progressione diciamo che la parte proprio infuocata è stata da aprile a ottobre, diciamo. Poi dopo, anche prima, anche dopo, ma perché i primi mesi iniziai a dimagrire, ma il primo mese mi pare che non sono proprio dimagrito perché non facevo fatica a cambiare, a capire alcune cose, perché volevo modificare le abitudini alimentari, ma senza che mi andasse troppo a inficiare a livello proprio di mood e cose varie. Considerate che io mangiavo 4 etti di pasta a botta, quindi da lì iniziai a fare un periodo in cui mangiavo solo una volta a settimana. No, sì, a settimana. Una volta a settimana poi a pesare, a perdere peso. Una volta al giorno, quindi feci l'OMAD. E, la pasta quindi si ridusse da praticamente tutti i giorni a magari una volta a settimana in quantità minore, e quello mi aiutò un sacco. Insomma, ragazzi, un anno che ha cambiato tutto oggettivamente e che mi ha dato degli strumenti, sia in termini di skill che di alimentazione, che io poi ho applicato da lì in poi, che porto dentro, che mi servono, che mi hanno permesso di costruire tutto quello che io poi ho continuato a costruire negli anni dopo, perché come ho detto, gli anni sono tutti in progressione e le cose fatte qua, per quanto assurde, sono solo la base poi di quelle che sono state fatte dopo e dopo. Ma sapete che sensazione si ha quando il super picco finisce? Quando l'estate passa, ricominci a prendere qualche chiletto di peso, che resti sempre iper definito, ma non iper ultra mega astralmente definito. Quando incontri le prime difficoltà nella progressione, perché adesso è finita tutta la salita esplosiva del miglioramento, magari c'hai i tendinini anche un po' infiammati per tutto quello che gli hai fatto fa. Si finisce qua. Il 2023 è stato di nuovo un anno da E per quanto mi riguarda, nonostante alcune cose fatte quell'anno siano estremamente degne di nota. Però ripeto, questa è sul vibe, è proprio sul vibe sta tier list, e quindi sentivo che mancava qualcosa. E infatti incentrai molto il 2023 sul potenziamento. Anche lì ho fatto un sacco di esercizi coi pesi perché sentivo qua mi serve più forza se voglio andare avanti. Non che si metta per forza più forza coi pesi, ma nel senso potenziati era l'idea, potenziati. E per molti mesi non caricai anche video, proprio perché stavo cercando di capire anche a livello motivazionale, non che fossi demotivato, però sapete sempre io ho molti viaggi introspettivi, ripeto, se seguite le storie lo sapete. E sul fine dell'anno sono arrivati per dire i piegamenti in planche in bandiera, il preacher one finger, la one arm reverse planche sull'avambraccio. Sono uscite un bel po' di cose comunque. Detto questo, è stato l'anno in cui ho iniziato il compattamento della scheda, stessa cosa di cui ho parlato molto nelle storie, cioè di unire gli esercizi, perché io avevo col moltiplicatore avevo allenato una marea di robe e avevo degli approcci per ogni esercizio, troppi approcci, quindi era confuso andare a capire qual era stato il mio picco nei vari approcci per le varie cose, quindi cercai di accorpare tutti gli esercizi, diciamo, se un esercizio aveva una difficoltà, uno ne aveva un'altra e uno un'altra ancora, ma dello stesso ambito, cercavo di fare un nuovo esercizio che includesse tutte le difficoltà. Così almeno quello diventava il nuovo, diciamo, la nuova linea guida da seguire, e quello mi aiutò tantissimo poi a migliorare, ma soprattutto per poi l'anno dopo. Quindi, sempre per una cosa di vibe, questo è stato un anno di pre-bomba, questa è stata la bomba e questa è stata la post-bomba, diciamo che la vedo così, insomma, per come l'ho vissuta. Detto questo, con appunto una scheda più compattata iniziava appunto a introdursi, grazie a questo comportamento, il focus come concetto che mi avrebbe poi guidato anche nel 2024 e nel 2025 soprattutto, e la progressione fu molto più diretta, diciamo, verso i nuovi movimenti, il miglioramento. Sembrava come se disperdessi meno energia, fossi molto più, portassi proprio i risultati subito al dunque. E il 2024, quindi per quanto mi riguarda, risale da qua. E il 2024 è stato un anno in cui anche qui ho chiuso tanti esercizi, ma vi dico, rispetto, qual è la cosa che io vedevo mentre facevo questa tier list? Che ovviamente i primi anni hanno una magia che poi
non voglio dire si perde perché io penso che non sono una persona nostalgica e anzi mi dà fastidio chi è nostalgico, sinceramente, perché ogni anno offre qualcosa di nuovo, semplicemente è diverso. E qui, capito, c'era tutti i primi anni tutta una cosa di scoperta, poi una cosa di viaggio, una cosa di limiti, tutta la questione scusatemi se sono ripetitivo, ma degli allenamenti al mare, che era una cosa che a me piaceva da morire, cose varie, cose che invece adesso non faccio più, per dire, perché adesso che c'è la palestra non mi vado ad allenare al mare. E può capitare, come appunto è capitato quest'anno durante il periodo di chiusura, ma non è la stessa cosa, anche perché non c'è più quella struttura che c'era prima, c'era un'altra, ma non è, pure se ci sono un sacco di strutture nella mia zona, non è come quella che c'era prima, è diverso, insomma, il gruppo dei tempi si è un po' disperso, quindi ci sono un sacco di risultati atletici, ma non c'è quella cosa speciale, capito? È molto più incentrato sull'allenamento, ok? Nudo e crudo. E un anno oggettivamente buono, cioè nel senso sono migliorato, ma sono migliorato anche tanto, ma non ha niente, diciamo che dico, oh, ma sta cosa importantissima che è successa a quell'altro. È la media. Siamo quindi arrivati all'ultimo anno, che è il 2025. Il 2025 potrebbe essere difficile valutarlo perché comunque appena finito potrei avere un po' di bias e quindi voglio mantenermi cauto, diciamo. Lo vado a mettere come ultimo della A. Per quale motivo? Perché, come ho detto, il 2025 oggettivamente risente un po' della cosa del 2024, come ho detto, è un anno fondamentalmente di allenamento nudo e crudo, dritto per dritto, ma è un anno, come ho detto nell'altro video, di perfezione, di progressione perfetta. Cioè, è stata una cosa incredibile, soprattutto da agosto in poi. È stato veramente. Cioè, non ho. Un automa, quindi non posso non metterlo alto. E sarebbe potuto essere ancora più alto, probabilmente, se avessi vissuto, diciamo, meglio, come ho detto, alla ricezione del piegamento in verticale a una mano, ma alla fine, insomma, quello sì, posso considerarlo a livello di vibe, ma comunque oggettivamente l'anno è stato perfetto dal punto di vista calistenico, c'è poco da dire. Primo anno, infatti, come mi sono dato un obiettivo preciso, come ho detto, entro la fine dell'anno voglio fare questo esercizio piegamenti verticali alla mano, sono stato concentrato tutto il tempo. L'ho raggiunto, 1000 esercizi nuovi, skill di gambe completamente rivoluzionate e cose varie. Deve stare là assolutamente. E questo è quanto, quindi ragazzi, insomma, 2 anni solo un pochetto che considero un po' così. Nella D c'è solo il 2009 perché il 2009, ripeto, è difficile quasi valutarlo, quindi l'ho voluto lasciare da solo là. E il resto insomma l'abbiamo trattato. Spero che il 2026 vada a finire qua sopra, in Z proprio, possiamo chiamarlo, la categoria speciale che in cui cercheremo di inserirlo e niente. Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono divertito un sacco veramente a fare questa cosa, avevo tutti questi pensieri in testa e non vedevo l'ora di parlarvene. E niente, ci vediamo presto con video, chissà, magari di allenamento questa volta e non parlati.